Questo affarino è un sensore anticollisione, va montato sopra questo drone che è l'SG906 Max 3. Il marchio lo conosciamo, abbiamo già visto un sacco di droni sul canale appunto di questo brand. Il drone me l'ha concesso in prova Cafago, uno shop del quale vi lascio il link sotto in descrizione. Attualmente questo drone si trova circa a 160 euro. Ha sopra il sensore anticollisione, qui davanti c'è un gimbal a 3 assi, è pieghevole, è brushless, ha una batteria a lunga durata, insomma tante belle cose, ma sarà tutt'oro quel che luccica? Lo vediamo nel video di oggi. E bentornati su Cose Cinesi, ciao a tutti, se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale, schiacciate la campanellina così riceverete le notifiche per i prossimi video e sotto in descrizione vi lascio anche il link al canale Telegram, iscrivetevi anche a quello, ci sono spesso offerte e occasioni molto convenienti. Allora, questo drone ce l'ho da un sacco di tempo, l'ho utilizzato verso fine inverno, poi per una serie di motivi l'ho parcheggiato e ho avuto modo di rivolarci in questi giorni, quindi è giunta l'ora, e ringrazio e mi scuso con Cafago, di farci una recensione e di dire un po' che cosa ne penso di questo modello. Prima di tutto va detto che il drone arriva in questa spettacolare borsettina, ormai siamo abituati a vedere i droni che arrivano in queste confezioni, ma questa è fatta particolarmente bene, maniglia imbottita nella parte superiore e una comoda tracolla per portarsi tutto in giro, radiocomando, batterie e drone, ci sta tutto qui dentro, quindi non abbiamo bisogno di nient'altro. Nei vani interni c'è spazio per il drone, una scatolina con un cavetto USB per caricare sia batterie sia radiocomando, eliche di scorta. In questa scatolina c'è racchiuso il piccolo sensore anticollisione che si può anche non montare se si vuole, e qui c'è il radiocomando. Nella tasca superiore qui invece c'è la manualistica, che nel mio caso è mista cinese-inglese, le illustrazioni sono comunque ben fatte e si intuisce abbastanza bene quello che bisogna fare. Il drone è alimentato da questa batteria che ci impiega circa 6 ore per caricarsi attraverso la connessione USB, però in compenso ci tiene per aria tra i 20 e i 25 minuti, quindi tempi di volo veramente molto buoni. Il radiocomando è di nuova concezione, hanno cambiato quelli che erano i radiocomandi della vecchia serie Beast, ci hanno messo un bel display che tutto sommato risulta anche luminoso e visibile anche sotto la luce del sole. Il vano per il telefono è qui sopra, quindi il telefono va posizionato sopra, mentre qui ci sono le antenne, una delle due è vera, quindi è consigliato tirarle fuori quando si vola. Sotto ci sono questi due cornini che vanno aperti per agevolare l'impugnatura di tutto, insomma, del radiocomando. Il pulsante di accensione e spegnimento del radiocomando è qui sul fianco. Dietro abbiamo due pulsanti che servono a regolare l'inclinazione del gimbal, che è motorizzato, quindi inquadrare l'orizzonte oppure giù a terra. Attenzione, non arriva perfettamente a 90 gradi. Altri tasti invece abbiamo il pulsante delle velocità, il drone è dotato di 2 velocità, poi c'è il pulsante di ritorno a casa automatico, il drone torna al punto di decollo, infatti è dotato ovviamente di GPS, quindi quando siamo lontani non ci capiamo più, oppure quando stiamo per finire la batteria, oppure se perdiamo il segnale tra drone e radiocomando, lui comunque torna a casa, ma possiamo avviarlo anche manualmente con questo pulsante. Il drone torna precisamente sopra il punto di decollo, scende giù e atterra da dove è partito. Dall'altra parte invece abbiamo i pulsantini per scatto foto e registrazione video. Ovviamente il drone è dotato anche di slot per memoria SD. Attenzione, ve ne lascio una linkata sotto nella descrizione del video, perché io ho avuto un po' da combattere con questa cosa. Delle mie SD solamente 2 sono risultate compatibili con questo drone, non so come mai. SD molto costose che avevo non venivano rilevate da questo drone, poi ne ho trovata una di SanDisk, che vi la lascio linkata sotto, che è corretta e funziona e permette appunto di registrare i video direttamente tra drone e memoria integrata. In caso contrario i video vengono registrati attraverso la connessione wifi sul vostro smartphone. Qui sotto abbiamo il pulsantino per autodecollo e autoatterraggio, in centro c'è il pulsante per attivare e disabilitare il GPS, io vi consiglio naturalmente di tenerlo acceso. Questo qui è il tastino per abilitare l'headless mode, la modalità detta senza testa. Per armare i motori, cioè far girare le eliche, si tirano gli stick verso il centro in questa posizione, le eliche cominciano a girare, i motori si accendono e poi si può decollare tenendo premuto in su lo stick del gas, quindi il drone si alza, oppure usando il pulsante di autodecollo e autoatterraggio. Sulla pancia c'è la connessione per caricare la batteria integrata del radiocomando. Eccoci qua pronti a volare con il nostro SG906 Max. Prima cosa da fare è accendere il radiocomando, interruttore laterale, poi accendere il drone, interruttore sulla batteria, anzi pulsantino sulla batteria.
Ok, drone acceso, si sente un paio di beep, si sentono un paio di beep combinati tra drone e radiocomando. Lasciamo il drone, mi raccomando, in questa fase fermo 10 secondi a terra. Lui intanto comincia a prendere i satelliti, già vedo che sono 13. Nel frattempo cosa facciamo? Accendiamo il telefono e andiamo nelle impostazioni del wifi e ci connettiamo alla rete wifi del drone. Eccola qua, si chiama XL Pro bla bla bla. Una cosa importante è che dopo essersi connessi a questa rete attendete qualche secondo, perché potrebbe essere che il telefono vi dica che non c'è internet, ma bisogna confermare e di rimanere connessi alla rete del drone anche se non c'è internet, quindi io dico mantieni. Ok, dopo esserci connessi al wifi del drone possiamo abilitare l'applicazione. Andiamo prima di tutto nelle impostazioni, diamo un'occhiata se è tutto a posto, tipo accendere o spegnere la stabilizzazione software, la correzione 4K. Fatto ciò possiamo andare nelle calibrazioni, pulsantino calibrate. La prima calibrazione che fa il drone è quella del giroscopio, deve essere posizionato a terra in posizione piana, quindi orizzontale, e facciamo calibrate. Attendiamo 3 secondi, 4, 5 in attesa del beep e del messaggio a schermo. Ok, calibrazione completata e passa alla schermata successiva, che è la calibrazione della bussola. Per farla ovviamente dobbiamo fare calibrate, premiamo calibrate, ci alziamo in piedi e facciamo 3 giri con il drone in questo senso, in attesa del beep del radiocomando. Ok, ha bippato, quando il radiocomando beep prendiamo il drone camera in su e facciamo altri 3 giri in attesa di altro beep. Ok, fatto anche altro beep, molto velocemente riappoggiamo a terra il drone e siamo a posto, abbiamo già perfettamente il segnale video. Attenzione che qui sull'applicazione c'è una stellina, può essere rossa, gialla o verde, indica se ci sono interferenze dove siamo. Per esempio là dove ero un metro in là era gialla, dove sono adesso vedo che la stellina è verde, quindi perfetto qui, mi raccomando, perché è importante, altrimenti non vi fa decollare. Ok, a questo punto ricontrollo, ho 14 satelliti e posso armare i motori per decollare. Stick verso il centro, eli che girano, autodecollo. Ed eccolo qua il nostro SG 906 Max con il suo sensore anticollisione in funzione. Come vi ho detto, il drone è dotato di un gimbal a 3 assi, una camera definita 4K, anche se in realtà 4K sono le foto, la risoluzione 4K è relativa alle fotografie, mentre il video è poco più che Full HD, quindi 2K. Il gimbal è stabilizzato su tutti e 3 gli assi e in più dovrebbe essere dotato anche di stabilizzazione software. Questa credo si attivi dall'applicazione, perlomeno secondo me dalle prove che ho fatto si attiva dall'applicazione, però c'è un aspetto negativo di attivare la stabilizzazione. Infatti la stabilizzazione in questo caso viene effettuata sul telefono, sullo smartphone e non all'interno del drone, della macchina. Cosa significa? Il telefono si riscalderà parecchio e il video in tempo reale, quindi il feed del video in tempo reale sul telefono sarà molto rallentato, perché appunto il telefono deve processare il video prima di mostrarlo, quindi a mio avviso non è una funzione che merita di essere attivata. Nel mio caso, nei video sample che vedrete in questa recensione, non era attivata la stabilizzazione. Nella parte superiore vedete c'è il vano che normalmente è coperto da questo coperchietto che si può utilizzare per montarci il suddetto sensorino del quale parleremo dopo. Sui fianchi non c'è niente tranne che su questo che c'è lo slot per la memoria SD e sul retro c'è il vano della batteria. La linea Beast a mio avviso è fatta molto bene a livello di volo e di affidabilità.
Con questo, come con tutti gli altri che ho provato in precedenza, non ho mai avuto pensieri di perderlo o che il GPS sbroccasse, insomma qualsiasi tipo di questi problemi. Con questi droni non li ho mai avuti e confermo che anche questo drone è un piacere da utilizzare. Ovviamente stiamo parlando di un drone che costa 160 euro, non è assolutamente un top di gamma, quindi non vuole competere con droni professionali da 500 o più euro. A livello di caratteristiche di volo devo dire che lo promuovo perché comunque vola bene alle due velocità, velocità 1 molto lenta, ottima per i video, e velocità 2 molto più rapida quando dobbiamo spostarci o comunque se vogliamo fare riprese un po' più action, più rapide. A livello di prestazioni vi ho già detto che la batteria dura circa 25 minuti, ottimo tempo, ottima permanenza in volo, quindi da questo aspetto niente da dire. Il video sul telefono sfrutta la connessione Wi-Fi a 5 GHz, quindi vi serve un telefonino con il Wi-Fi dual band. Se non sapete le differenze, guardatevi questo video che vi spiego tutto per capire se avete uno smartphone che può funzionare con questo SG906 Max oppure no. Quindi 600 metri, avevo il video sul telefono, nessun problema, drone sempre comandabile e senza freeze o lag. A livello di qualità del video girato devo dire che in condizioni ottimali questo drone riesce a fare belle foto, le foto veramente sempre molto belle, mentre il video in certe occasioni soffre un po' di vibrazioni o qualcosa del genere, nonostante il gimbal che comunque riesce a fare il suo lavoro di stabilizzazione. Ho notato che durante il Circle Mode il drone ovviamente si inclina per spostarsi attorno all'oggetto al quale sta girando. Il video in quel caso inspiegabilmente non torna orizzontale, non è mantenuto orizzontale, ma tende a essere video inclinato. Quindi se vi servono riprese di questo tipo sappiate che sarà necessaria un po' di post produzione per raddrizzare un po' il video. Comunque il drone è capace di follow me, funziona anche abbastanza bene, e anche di Circle Mode. La qualità del video devo dire che è molto buona, non è la migliore in assoluto che ho visto negli ultimi mesi, però non è assolutamente male e la ritengo più che adeguata per un drone di questa fascia di prezzo. In soldoni di questo SG906 Max finora mi è piaciuto praticamente tutto, insomma ha soddisfatto ogni aspettativa. Veniamo un po' a quello che è il punto di forza o comunque quello che doveva essere la differenza di questo drone rispetto alla concorrenza, cioè questo piccolo sensore anticollisione che può opzionalmente, se desideriamo, essere installato qui sopra. Ecco, questo plus dell'SG906 Max a mio avviso non è il plus che tutti ci aspettavamo. Allora, questo qui viene montato qui sopra e fa una scansione a 170 gradi, continua a muoversi a destra e a sinistra a cercare ostacoli. Il problema che ho rilevato con questo sensore è che rileva cose anche troppo distanti, cioè spesso e volentieri ti impedisce di procedere anche se nelle immediate vicinanze, quindi anche oltre i 20 metri dichiarati entro i quali lui rileva le cose, ci sono ostacoli, cioè magari a 50 metri c'è un palo della luce o un albero, lui non ti permette di andare avanti perché lo rileva, mentre così non dovrebbe essere, cioè la rilevazione degli ostacoli dovrebbe fermare il drone solo quando è proprio vicino o comunque nelle immediate vicinanze dell'ostacolo. Lui vede cose che in realtà non ci sono o comunque sono molto lontane. Questo non è sempre così, cioè non sono riuscito a capire bene qual è la regola di rilevamento di questo sensore anticollisione. Fatto sta che spesso e volentieri è risultato essere più una scocciatura che non un vantaggio averlo installato. Oltretutto nelle istruzioni è dichiarato che il sensore anticollisioni viene disabilitato quando si è in velocità 2, cioè quando si imposta la velocità rapida sul radiocomando, cioè quando il drone va molto velocemente, questo non dovrebbe funzionare anche se è installato. Così non è almeno nel mio caso, cioè il sensore anticollisione è sempre attivo, quindi anche se siete a velocità 2, che lui dovrebbe andare tranquillamente anche addosso alle cose, se lo volete spedire contro un muro, in realtà non ci va perché questo resta comunque attivo. In soldoni è impossibile che vada addosso alle cose, è impossibile che venga addosso a voi, però spesso e volentieri è impossibile anche procedere con un utilizzo normale perché lui si ferma perché vede cose che non ci sono. Un paio di volte infatti ho preferito toglierlo, volarci senza, per non correre il rischio che durante delle riprese il drone per motivi suoi si fermasse e quindi non potesse
concludere quello che io gli stavo dicendo di fare. Perciò è un plus sì, no, da vedere, valutare caso per caso. Quindi se avete intenzione di prendere questo drone, sappiate che dovrete testare voi se per voi è una cosa utile, lo lasciate installato. Se è più una rottura di scatole, lo togliete e ci volate senza. Come vi ho detto, c'è l'applicazione, va connessa al wifi del drone durante le operazioni pre-volo, quindi prima di volare bisogna comunque fare i giri con il drone per calibrare la bussola, fare il reset del giroscopio, insomma le classiche cose da fare sempre prima di volare con questi droni un po' tecnologici dotati di GPS e tecnologie avanzate. L'applicazione è la solita, si chiama HFan, la trovate nei vostri market di riferimento del vostro sistema operativo, non dà problemi, non mi è mai crashata, devo dire che funziona abbastanza bene. Date un'occhiata alle impostazioni dell'app prima di volare perché ci sono dei parametri da regolare. Insomma, questa è la mia esperienza con questo bel drone che mi ha soddisfatto per tanti aspetti e mi ha lasciato un po' incerto per quanto riguarda il sensore anticollisione. Comunque devo ammettere che siamo sulla buona strada perché vedo droni come questo che comunque portano delle implementazioni intelligenti che con il tempo sicuramente saranno migliorate senza ombra di dubbio, senza vedere prezzi crescere in maniera inesorabile. Quindi al medesimo prezzo del drone senza sensore anticollisione possiamo avere quello con il sensore. È una cosa che mi piace e mi fa ben sperare per i modelli che arriveranno nei prossimi mesi. Ok, vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per trovare questo Beast 3 SG906 Max, c'è anche il link alla memoria SD che ho usato io ed è certificata che funziona. Se avete problemi con la SD prendete quella lì. Se avete ritenuto questo video interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ci vediamo con il prossimo video sempre qui su Cose Cinesi. Ciao a tutti!